Tutto iniziò con un fischietto da cereali. Non un'arma, non un computer, un fischietto di plastica, il tipo che trovavi in fondo a una scatola di cereali. Eppure, quel piccolo oggetto cambiò per sempre il rapporto tra uomo e tecnologia. Aprì una porta che non si sarebbe mai più richiusa. Quello che state per vedere è la storia vera dell'hacking. Non quella dei film, non quella dei telegiornali, la storia vera, quella fatta di curiosità ossessiva, di sfide impossibili, di ideali, di potere e a volte di follia. Era il 1971, la rete telefonica americana era il sistema tecnologico più grande e complesso del mondo. Milioni di chilometri di cavi, miliardi di chiamate al giorno, una macchina immensa, gestita da AT&T, praticamente intoccabile, praticamente. Qualcuno aveva capito una cosa, che AT&T non voleva che nessuno sapesse. Il sistema telefonico parlava un linguaggio di toni, e se conoscevi quel linguaggio potevi parlare alla rete, potevi convincerla a fare quello che volevi. Queste persone si chiamavano phreaker, un nome che nasceva dalla fusione di due parole, phone, telefono, e freak, stravagante, fuori dalle norme, fuori di testa. Erano i telefonopazzi, i primi hacker della storia. Nell'ottobre del 1971 sulla rivista Esquire apparve un articolo che fece tremare i vertici di AT&T. Il titolo era semplicemente Secrets of the Little Blue Box e raccontava di un uomo che aveva trovato una falla nell'intero sistema telefonico americano. Il suo nome era John Thomas Draper, ma il mondo lo avrebbe conosciuto come Captain Crunch. La storia ha dell'incredibile. Draper scoprì, grazie ad un adolescente non vedente, soprannominato Joy Bubbles, che il fischietto omaggio contenuto nelle scatole di cereali Crap Crunch emetteva esattamente un tono da 2600 Hz. 2600 Hz, la stessa frequenza usata dalla rete telefonica per segnalare che una linea a lunga distanza era libera e pronta per essere usata. In altre parole, con quel fischietto potevi ingannare il sistema, potevi aprire linee internazionali gratuitamente, potevi attraversare oceani con un soffio d'aria. Draper costruì dispositivi artigianali chiamati Blue Box, capaci di replicare e combinare questi toni con precisione chirurgica. Con una Blue Box le frontiere del mondo sparivano. Una telefonata da San Francisco a Londra, passando per Tokyo e Roma, costava $0. Per l'epoca era una cosa assolutamente incredibile. Ma Captain Crunch non voleva soldi, voleva capire il sistema, voleva suonarlo come uno strumento, voleva dimostrare che era possibile. Draper non era solo, la sua leggenda aveva ispirato due ragazze di Cupertino, in California, che di lì a pochi anni avrebbero cambiato il mondo in un modo ben diverso. Si chiamavano Steve Jobs e Steve Wozniak. Prima di Apple, prima di Macintosh, prima di tutto quello che conosciamo, i due costruivano e vendevano Blue Box clandestine ai dormitori dell'Università di Berkeley. Wozniak ricordò anni dopo che senza la Blue Box non ci sarebbe stato Apple. Non perché capirono come funzionava l'elettronica, ma perché capirono qualcosa di più profondo. I grandi sistemi, per quanto potenti, possono essere compresi. E ciò che può essere compreso può essere piegato a proprio piacimento. Nel maggio dello stesso anno, 1971, Abby Hoffman, figura iconica della controcultura americana, fondatore degli hippies, e A1 Bell, fondarono la newsletter Youth International Party Line, interamente dedicata alla diffusione delle tecniche di phreaking. Non era solo divertimento, era politica. Era la dichiarazione che le grandi corporation telefoniche non avevano il diritto esclusivo di controllare le comunicazioni.
che la voce umana doveva essere libera. Il phreaking non era solo un hack, era un atto di ribellione. Ma ogni ribellione ha un prezzo. Draper fu arrestato più volte. Fu condannato, fu incarcerato e in prigione insegnò ad altri detenuti le sue tecniche. L'FBI lo teneva sotto sorveglianza costante. In una storia che sembra uscita da un romanzo di spionaggio, nel 1975 Draper si vantò con un amico che si rivelò di essere un informatore dell'FBI. Si vantò di aver intercettato le linee telefoniche dell'ufficio del Bureau a San Francisco. Il sistema che aveva cercato di piegare stava tornando a stringersi intorno a lui. Ma la fiamma era già accesa e le fiamme non si possono arrestare. Arriviamo negli anni '80. Il mondo stava cambiando. I computer, prima enormi come palazzi e accessibili solo a università e governi, stavano diventando piccoli, personali e domestici. E con loro nasceva qualcosa di nuovo. Una nuova specie di phreaker, non più interessata a telefoni, interessata alle reti informatiche. L'hacker moderno stava per nascere. Nel 1984, in un mattatoio abbandonato a Lubbock, in Texas, sì, avete capito bene, un mattatoio, un gruppo di giovani con nomi come Grandmaster Rat, Franken Gibe e Sid Vicious fondò quello che sarebbe diventato il gruppo hacker più antico, più rispettato e più influente di tutti i tempi. Il suo nome era Cult of the Dead Co., in sigla CDC. La scelta del nome era deliberatamente provocatoria, irriverente, nata per scioccare, per distinguersi, per affermare: noi non siamo come voi. Il CDC operava attraverso le BBS, i Bulletin Board System, i forum, le prime forme di internet accessibili via modem a velocità che oggi ci farebbero ridere. Ma in quei corridoi digitali, lenti e rumorosi, si formava una cultura. Il CDC fu il primo gruppo a coniare il termine 31337, pronunciato Elite, dall'inglese Elite, una parola che oggi è entrata nel gergo globale degli appassionati di tecnologia. Pubblicavano testi, filosofia, arte, umorismo nero. Non erano solo hacker, erano pensatori, provocatori, avanguardie digitali in un mondo che ancora non capiva cosa stesse guardando. Ma non tutte le storie di quegli anni erano avventure goliardiche. Nel 1983 un film chiamato War Games aveva già immaginato uno scenario che molti addetti ai lavori trovavano terribilmente plausibile. Un hacker adolescente che per gioco rischiava di scatenare una guerra nucleare connettendosi ai sistemi del Pentagono. Era fantascienza, ma per quanto ancora? La sera del 2 novembre 1988 Robert Tappan Morris, un dottorando della Cornell University di soli 23 anni, lanciò un programma dalla rete del MIT. Lo chiamò Worm, verme. Aveva progettato un software capace di replicarsi autonomamente, di passare da un computer connesso ad un altro computer, come un'infezione biologica nel corpo di una rete digitale. L'obiettivo dichiarato era puramente accademico, misurare le dimensioni di internet, capire quanti computer fossero connessi. L'obiettivo reale, ammesso o no, aveva poca importanza, perché quello che successe dopo era già fuori controllo. In meno di 24 ore, infatti, il Morris Worm aveva infettato oltre 6.000 computer, il 10% di tutti i sistemi allora connessi a internet. Università, cerchi di ricerca, laboratori governativi, installazioni della NASA, tutti bloccati, tutti in ginocchio davanti a poche righe di codice. Era il primo attacco informatico su scala globale della storia e il mondo non era pronto. Morris fu arrestato, fu processato e divenne il primo uomo della storia americana a essere condannato in base al Computer Fraud and Abuse Act del 1986. Paradossalmente, anni dopo sarebbe diventato un professore dell'MIT.
La storia dell'hacking è piena di queste ironie. Ricordate John Draper? Ricordate il fischietto? Ricordate quella sfida folle e romantica di chiamare Londra da San Francisco senza pagare un centesimo? Bene, 30 anni dopo, due ragazzi in Europa stavano per rendere quella sfida completamente, definitivamente e irrevocabilmente inutile. Non perché hackerare le linee telefoniche fosse diventato impossibile, ma perché stavano già per renderle gratuite per tutti, legalmente. Era il 2003, un estone di nome Janus Friis e uno svedese di nome Niklas Zenström stavano lavorando a un progetto che avrebbe fatto tremare le grandi compagnie telefoniche del mondo. Il progetto si chiamava Skype. Il nome era originariamente Sky Peer to Peer, poi abbreviato in Skypeer, poi ancora abbreviato in Skype. Un nome quasi buffo, per qualcosa di rivoluzionario. Fries e Zenström non erano nuovi al concetto di fare a meno degli intermediari, avevano già cofondato Kazaa, uno dei più noti software di file sharing dell'era Napster. Sapevano bene come costruire reti distribuite capaci di far comunicare milioni di computer tra loro senza un server centrale. E quella stessa tecnologia, la rete peer-to-peer, la applicarono alla voce umana, perché una telefonata, in fondo, non è altro che dati, e i dati si possono trasmettere gratuitamente su internet. Il principio era semplice, quanto sconvolgente. Le compagnie telefoniche da decenni facevano pagare le chiamate in base alla distanza e alla durata. Una telefonata da Milano a New York poteva costare cifre da capogiro. Telefonare all'estero era un lusso. Skype disse: e se invece usassimo la connessione internet che già paghi? La voce diventava un pacchetto dati, viaggiava sugli stessi cavi su cui viaggiano le email, le pagine web e i video, a costo zero. AT&T aveva impiegato un secolo a costruire il suo impero. Skype lo stava aggirando con poche righe di codice. Il 29 agosto del 2003 Skype fu rilasciato pubblicamente. In poche settimane milioni di persone in tutto il mondo scaricarono il programma, non perché fossero hacker, non perché capissero la tecnologia VoIP, Voice over Internet Protocol, che c'era sotto il cofano. Lo scaricarono perché era gratis, perché funzionava e perché permetteva di sentire la voce di un figlio emigrato in Australia come se fosse nella stanza accanto. Pensateci bene, un momento. Per 30 anni Captain Crunch aveva rischiato il carcere per fare quello che Skype offriva gratuitamente a chiunque avesse una connessione internet. La grande ironia della storia tecnologica, ciò che una generazione di ribelli aveva inseguito nell'illegalità, la generazione successiva lo aveva trasformato in un prodotto consumer, caricabile in 3 minuti. La rivoluzione non era arrivata con un fischietto, era arrivata con una finestra di dialogo e un pulsante verde scritto chiama. Le reazioni delle compagnie telefoniche tradizionali furono prevedibili: terrore. In molti paesi i gestori telefonici tentarono di bloccare o rallentare il traffico Skype sulle proprie reti. In alcuni stati, come gli Emirati Arabi Uniti, fu direttamente bandito per anni. La storia si ripeteva. Esattamente come AT&T aveva cercato di fermare i primi phreaker degli anni 70, le telco del 2000 cercarono di fermare il VoIP, con lo stesso risultato: zero. Nel 2005 eBay acquistò Skype per 2,6 miliardi di dollari, una cifra che sembrava assurda per un software gratuito. Nel 2011 fu Microsoft ad acquistarlo per 8,5 miliardi di dollari, la più grande acquisizione della storia di Microsoft fino a quel momento. Il messaggio era inequivocabile: il telefono tradizionale era morto o stava morendo. Skype aveva aperto una porta che nessuno avrebbe più richiuso. Negli anni successivi nacquero WhatsApp, FaceTime, Telegram, Zoom, Google Meet, Discord. Ogni piattaforma una variazione dello stesso tema: la voce umana, la faccia umana, libere da ogni confine geografico, libere da ogni tariffa. La video call durante la pandemia del 2020 non sarebbe stata possibile senza Skype. Il lavoro da remoto, le riunioni globali, le famiglie che si vedono faccia a faccia attraverso oceani, tutto questo ha una radice in quella piccola applicazione uscita da un ufficio in Estonia nel 2003. E allora torniamo a lui, a John Draper, al fischietto.
Draper voleva dimostrare che le comunicazioni potevano essere libere, che nessuna corporation aveva il diritto esclusivo di decidere chi poteva parlare con chi e a quale prezzo. Non ci riuscì con il fischietto, fu arrestato, fu processato e fu incarcerato, ma l'idea non morì mai, rimase nell'aria, passò di mano in mano attraverso generazioni di hacker, di sviluppatori e di sognatori, fino a quando due ragazzi del nord Europa non la trasformarono in un'icona verde su un desktop. A volte le rivoluzioni non fanno rumore, a volte arrivano silenziose, travestite da aggiornamento software, e cambiano tutto lo stesso. Se il freaking era stata la culla degli anni 80, primi anni 90 furono il campo di battaglia. Due clan, due ideologie, un territorio conteso, le reti telefoniche e informatiche d'America. Da una parte la Legion of Doom, fondata da un hacker conosciuto solo come Lex Luthor, attiva dalla metà degli anni 80, uno dei gruppi più influenti della storia della tecnologia. Dall'altra parte, i Master of Deception, nati a New York, fondati da Mark Abene, alias Fiber Optic, Elias Ladopoulos e Paul Stira, una scissione dalla Legion of Doom nata da controversie ideologiche. I mod si definivano gli hacker del popolo, contro le Elite, contro il vecchio ordine dell'underground digitale. La rivalità degenerò in quella che sarebbe passata alla storia come la grande guerra degli hacker. Si intrufolavano nei sistemi l'uno dell'altro, si spiavano, si sabotaggiavano, rubavano informazioni. Si insultavano pubblicamente sulle BBS, i forum. Era una guerra digitale combattuta nell'ombra, invisibile nella maggior parte del mondo. Fino a quando l'FBI non bussò alle loro porte. Nel 1992 diversi membri dei Master of Deception furono arrestati, con accuse federali che includevano intercettazioni illegali e frodi informatiche. La grande guerra degli hacker era finita, ma aveva lasciato una traccia indelebile, aveva dimostrato che il crimine informatico era reale, che poteva essere organizzato e che le autorità erano ancora disperatamente indietro. Tra tutti i personaggi di questa storia, uno domina gli anni 90 come una figura mitologica. Non era armato, non era pericoloso nel senso fisico del termine, eppure l'FBI lo considerava la minaccia informatica numero 1 d'America. Lo cercò per anni, lo temeva. Si chiamava Kevin David Mitnick e il suo soprannome era Condor. Nato a Los Angeles nel 1963, Mitnick cominciò ad hackerare a soli 16 anni. Non con chissà quale attrezzatura, ma con la cosa più potente che un hacker potesse avere, la voce. La sua arma principale non era un programma, era l'ingegneria sociale, la capacità di manipolare le persone, di telefonare a un'azienda fingendosi un tecnico, un collega, un superiore e farsi consegnare password, codici di accesso e informazioni riservate. Con parole, solo con le parole. Nel corso degli anni 80 e degli anni 90, Mitnick violò i sistemi di alcune delle aziende più potenti del mondo, IBM, Nokia, Motorola, Novell, penetrò nelle reti del Pentagono, copiò il codice sorgente di sistemi operativi e poi spariva, come il Condor da cui prendeva il nome. L'FBI lo inseguì per anni, lui fuggiva sempre, cambiava identità, cambiava città, vita, viveva nell'ombra, mosso da una curiosità che non riusciva a spegnere. Ma ogni caccia finisce. Nel 1994 Mitnick commise un errore che avrebbe potuto sembrare banale. Violò il computer di Tsutomu Shimomura, uno dei più brillanti esperti di sicurezza informatica del mondo. Shimomura prese quell'intrusione come una questione personale. Si mise sulle sue tracce con lo stesso metodo che Mitnick usava sulle sue vittime. Metodico, paziente, implacabile. Il 15 febbraio del 1995 Kevin Mitnick fu arrestato in un appartamento di Raleigh, in North Carolina. Aveva 31 anni. Passò quasi 5 anni in prigione e uscì nel 2000. Divenne consulente di sicurezza, scrisse libri, tenne conferenze in tutto il mondo. Il più ricercato hacker d'America era diventato uno dei suoi più rispettati difensori. Kevin Mitnick è scomparso il 16 luglio del 2023.
ma la sua leggenda non finirà mai. Mentre Mitnick era in cella, il Cult of the Dead Cow stava per compiere il suo gesto più audace e più controverso. Non un'intrusione, non un furto di dati, ma qualcosa che, in modo paradossale, avrebbe reso il mondo digitale più sicuro. Nell'agosto del 1998 a Las Vegas, nella conferenza DEF CON, il raduno annuale degli hacker di tutto il mondo, il Cult of the Dead Cow sale sul palco e presenta Back Orifice, un programma di amministrazione remota, gratuito, capace di prendere il controllo completo di qualsiasi computer Windows 98 dell'epoca, connesso alla rete, senza che l'utente se ne accorgesse. Il nome era un gioco di parole volgare su Back Office, il software di gestione server di Microsoft, un insulto diretto, deliberato e frontale. La reazione di Microsoft fu furiosa. La reazione del mondo della sicurezza fu diversa. Finalmente qualcuno ha dimostrato quanto Windows sia insicuro. Il CDC aveva trasformato un atto di hacking in uno strumento di denuncia pubblica, attivismo prima che la parola esistesse. A cavallo del nuovo millennio, qualcosa stava cambiando nell'area digitale. L'hacker solitario, mosso da curiosità o da profitto, lasciava spazio a qualcosa di più grande, di più organizzato, di più ideologico. Nasceva l'hacktivismo, il matrimonio tra hacking e attivismo politico. Non si trattava più solo di bucare sistemi per il gusto di farlo, si trattava di usare il codice come arma politica, come megafono per chi non aveva voce, come strumento per colpire chi si riteneva responsabile di ingiustizie. Governi, corporazioni, istituzioni, nessuno era immune. Ancora il Cult of the Dead Cow, il CDC, nel 1999, un loro membro soprannominato Oxblood Ruffin fondò Hacktivismo, un sottogruppo con un obiettivo esplicito: usare le tecniche di hacking per difendere i diritti umani digitali in tutto il mondo, per aggirare la censura nei regimi autoritari, per dare accesso libero all'informazione. Era una visione rivoluzionaria, l'hacker non come criminale, non come cowboy solitario, ma come difensore delle libertà civili nell'era digitale. Una visione che avrebbe trovato il suo massimo compimento in un collettivo senza nome, senza volto e senza leader. Non hanno un nome, non hanno un volto, non hanno un quartier generale, una gerarchia o un capo. Sono ovunque e da nessun'altra parte. Possono essere studenti universitari, professionisti, adolescenti annoiati, possono essere nel paese accanto o sull'altro lato del pianeta. Sono gli Anonymous. E la loro storia è forse la più straordinaria di questa intera saga. Tutto nasce nell'angolo più caotico e incomprensibile di internet, le image board anonime, in particolare il sito 4chan, fondato nel 2003. Su 4chan non esisteva identità. Ogni utente era semplicemente anonimo, il nome predefinito era Anonymous. In questo spazio, privo di regole e di identità, si formò qualcosa di inaspettato. Non individui, ma una mente collettiva. Un organismo distribuito, caotico, impossibile da decapitare perché non aveva testa. I primi anni di Anonymous furono quasi buffoneschi. Invasioni coordinate di videogiochi online, scherzi digitali di massa, caos per il gusto del caos. Ma la vera trasformazione arrivò nel 2008 e arrivò grazie a un'organizzazione che molti considerano tra le più controverse del mondo. A gennaio del 2008, infatti, la chiesa Scientology tentò di rimuovere da internet un video trapelato in cui l'attore Tom Cruise parlava della sua fede in modo che molti trovavano imbarazzante. Per Anonymous fu il momento di un risveglio. Quella censura, quella pretesa di controllare cosa potesse o non potesse esistere su internet era inaccettabile. Il 21 gennaio del 2008 un video comparve su YouTube. Voce robotica, tono solenne, dichiarazione di guerra. Il video diceva: a Scientology,
abbiamo visto le vostre azioni e non siamo compiaciuti. Come organizzazione avete lasciato il posto dove dovreste essere. Noi vi espelleremo da internet. Il Project Shanology fu la prima operazione su larga scala di Anonymous. Attacchi di DOS contro i siti di Scientology, fax neri inviati a centinaia di uffici per esaurire le loro stampanti, chiamate di disturbo e poi, cosa senza precedenti, manifestazioni fisiche per le strade in 100 città di tutto il mondo. Migliaia di persone con la maschera di Guy Fawkes, il ribelle inglese del 1605 reso iconico dal film V per Vendetta, sfilarono davanti agli edifici di Scientology. Anonymous era uscito dallo schermo, era diventato realtà. Ma il momento più epico, il momento che scrisse Anonymous nella storia, arrivò nel 2010, dicembre del 2010. Precisamente, Wikileaks aveva appena pubblicato 250.000 cablogrammi diplomatici americani, il più grande leak di documenti classificati nella storia degli Stati Uniti. Il governo americano fece pressione su Visa, Mastercard, PayPal e Amazon perché interrompessero i loro servizi a Wikileaks. Le aziende ubbidirono. Anonymous non ci stette. Operation Payback, un nome semplice per un'azione senza precedenti. Decine di migliaia di volontari, non è che professionisti, studenti, impiegati, pensionati, scaricarono lo strumento LOIC, Low Orbit Ion Cannon, e diventarono soldati di una guerra digitale. I siti di Visa, Mastercard, PayPal, Amazon andarono offline, uno dopo l'altro, travolti da un diluvio di traffico artificiale. Il messaggio era chiaro: se tagliate la voce a qualcuno, noi taglieremo la vostra. 13 persone vennero indagate e incriminate negli Stati Uniti per quelle azioni, ma Anonymous non aveva testa, non aveva indirizzo. Condannare 13 persone era come condannare 13 onde di un oceano. Poi arrivò la primavera araba del 2011. In Tunisia, in Egitto, in Libia, i popoli scendevano in piazza, i regimi rispondevano con la violenza e con la censura digitale. Anonymous attaccò i siti governativi dei regimi autocratici, distribuì guide su come aggirare la censura, aiutò i manifestanti a comunicare. Per la prima volta nella storia, un collettivo informatico anonimo stava partecipando a una rivoluzione politica reale. Se Anonymous era ideologico, c'era qualcuno che rifiutava anche l'ideologia. Nell'aprile 2011, infatti, un gruppo di 6 individui si separò dall'orbita di Anonymous per formare qualcosa di diverso, più aggressivo, più irriverente e più pericoloso. Si chiamavano Lulz-Sec e il loro unico principio dichiarato era il caos per il puro gusto del caos. For the Lulz. La loro lista di vittime fu una parata di giganti: Sony Pictures, PBS, l'FBI, la CIA, il governo britannico, il Senato americano e il quotidiano The Sun. In 50 giorni di operazioni, Lulz-Sec rubò e pubblicò milioni di dati personali e sfidò apertamente le autorità di mezzo mondo. E si dissolse spontaneamente il 25 giugno 2011, dopo appena 2 mesi. Ma la storia di Lulz-Sec nascondeva un'ombra che avrebbe spezzato il movimento. Il loro leader, soprannominato Sabu, il cui vero nome era Hector Xavier Monsegur, era già stato arrestato dall'FBI e aveva accettato di collaborare. Mesi di operazioni che il collettivo credeva libere e anonime erano state in realtà osservate in diretta dagli agenti federali. Quando gli arresti arrivarono, nel marzo del 2012, il tradimento fu il colpo più duro che il movimento hacker avesse mai ricevuto, non dalle autorità, ma da uno dei suoi. E poi il mondo cambiò di nuovo, mentre Anonymous e Lulz-Sec combattevano la loro guerra romantica, rumorosa, visibile, nell'ombra stava accadendo qualcosa di molto più silenzioso e molto più terrificante. Era il 2010. Gli esperti di sicurezza di mezzo mondo iniziarono a notare un malware strano, diverso da tutto ciò che avevano visto prima. Era complesso come un'opera d'arte, modulare
intelligente e capace di distinguere tra computer innocui e sistemi di controllo industriale molto specifici. E quando li trovava, i sistemi che cercava, li sabotava, silenziosamente e millimetricamente. Si chiamava Stuxnet. Il suo bersaglio erano le centrifughe per l'arricchimento dell'uranio nell'impianto nucleare di Natanz, in Iran. Stuxnet faceva credere agli operatori che tutto funzionasse normalmente, mentre in realtà stava facendo ruotare le centrifughe a velocità irregolari, fino a distruggerle. Senza un'esplosione, senza un soldato, senza una dichiarazione di guerra, solo codice. Quando il codice trapelò nel 2010 e fu analizzato da aziende come Symantec, Stuxnet era troppo sofisticato per essere opera di criminali. Tutto troppo mirato per essere il lavoro di attivisti. Era un'operazione di Stato, realizzata, si scoprì poi, dalla NSA americana, dalla CIA e dalla intelligence militare israeliana, l'unità 8200. Il mondo aveva appena assistito al primo atto di guerra informatica nella storia dell'umanità. Stuxnet aprì un vaso di Pandora. Da quel momento ogni grande potenza accelerò lo sviluppo di capacità offensive informatiche. Nacque il concetto di APT, Advanced Persistent Threat, minaccia avanzata persistente. Non hacker solitari, non collettivi anarchici, ma unità militari specializzate, finanziate dallo Stato, con risorse illimitate, capaci di infiltrarsi in sistemi critici e rimanerci nascosti per mesi o per anni. APT-28 Fancy Bear, attribuito all'intelligence militare russa GRU, responsabile di intrusione nei sistemi del Partito Democratico Americano nel 2016, in sistemi NATO, in infrastrutture di governi europei. APT-1 Combat Crew, unità militare cinese. La unità 61.398 dell'Esercito Popolare di Liberazione. Per anni ha sistematicamente sottratto proprietà intellettuale delle più grandi aziende americane ed europee. Lazarus Group, Nord Corea, responsabile del devastante attacco a Sony Pictures nel 2014 in risposta al film The Interview e del furto di 81 milioni di dollari alla banca centrale del Bangladesh nel 2016. La guerra non si combatte più solo con i carri armati, si combatte con il codice. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio, o forse solo al suo inizio. Perché la storia dell'hacking non è finita e non finirà. Ogni giorno, in questo momento, mentre voi guardate questo video, migliaia di persone in tutto il mondo stanno cercando di capire i sistemi che qualcun altro ha costruito, cercando fessure, cercando porte aperte, per curiosità, per profitto o per convinzione politica, o per difendere chi non può difendersi. L'hacker non è quello che i film ci hanno mostrato, non è il ragazzo in felpa nera, in una stanza buia, che digita furiosamente con gli occhi cerchiati. L'hacker è una mentalità, è la persona che non accetta che qualcosa sia così, perché è così. Che vuole capire come funziona il mondo, dietro le apparenze, che non si accontenta della superficie. Può essere un eroe o un criminale, può essere un rivoluzionario o un mercenario. Spesso le stesse persone sono state tutte e quattro le cose nel corso della loro vita. Tutto è iniziato con un fischietto da cereali, un tono da 2600 Hz, un ragazzo con una curiosità infinita e un sistema che credeva di essere invincibile. 50 anni dopo, i sistemi sono cambiati completamente. Le reti sono cambiate, la posta in gioco è cambiata. Ma quella domanda, e se ci fosse un modo per aprire quella porta, è rimasta la stessa. Ed è quella domanda che, nel bene e nel male, ha costruito il mondo digitale in cui viviamo tutti. La prossima volta che usate internet, ricordatevelo,